Ciao a tutti. La dipendenza emotiva è una realtà insidiosa che può trascinare le persone in relazioni tossiche, soprattutto quando si tratta di interazioni con il narcisista. Questi individui abili manipolatori delle emozioni altrui utilizzano la dopamina come una droga per mantenere un controllo totale sui loro partner. In tale contesto, la separazione diventa un compito arduo, se non impossibile, poiché la dipendenza alla dopamina, instillata dal narcisista, funge da catena emotiva, intrappolando la vittima in un ciclo tossico di speranza e di delusione. La dopamina, conosciuta come il neurotrasmettitore del piacere, è il cardine sul quale Narciso costruisce la sua rete di manipolazione. Durante la fase iniziale della relazione con il love bombing, il narcisista inietta dosi massicce di dopamina nel cervello del partner, inducendo una sensazione di euforia e di felicità. La vittima si trova catapultata in uno stato di estasi emotiva, convinta di aver trovato l'amore della sua vita, tanto desiderato. Tuttavia questa gioia è effimera. Con il passare del tempo il narciso inizia a ritirarsi emotivamente o a mostrare segni di disinteresse, interrompendo il flusso di dopamina che aveva alimentato il benessere della vittima. La partner, ora dipendente da quella sensazione di piacere, si trova in un vortice di confusione e di disperazione e tenta disperatamente di riaccendere la fiamma della relazione. Il narcisista, consapevole del potere che esercita, può concedere brevi attimi di affetto o di attenzione, riattivando temporaneamente il rilascio di dopamina nel cervello della vittima. Questo push and pull emotivo, ovvero rinforzo intermittente, mantiene la partner legata al suo aguzzino, alimentando la speranza che la relazione possa ritornare alla sua gloria iniziale. Tuttavia, questa speranza è illusoria. Il soggetto di matrice narcisistica non cambia il proprio comportamento manipolativo e la vittima continua ad essere impigliata in un ciclo tossico di gratificazione e di svalutazione. Il risultato è una dipendenza emotiva profonda e paralizzante che rende estremamente difficile staccarsi dalla relazione, che oramai è diventata alquanto dannosa e devastante. Rompere questo legame richiede una grande forza d'animo e una certa consapevolezza della propria situazione. È estremamente essenziale riconoscere i segni della manipolazione narcisistica per uscire dalla dipendenza alla dopamina. Soltanto attraverso l'autoconsapevolezza e il supporto esterno è possibile rompere la prigionia della dopamina e iniziare il processo di guarigione e di recupero psicologico. Ma ecco alcune fasi cruciali per interrompere questo ciclo. Riconoscimento del problema. La prima fase consiste nel riconoscere e nell'accettare che si è intrappolati in un ciclo tossico di dipendenza alla dopamina con un narcisista. Questo richiede una sincera autovalutazione e il coraggio di ammettere di essere vittima di una manipolazione emotiva. Educazione e consapevolezza. È fondamentale informarsi ed educarsi sulla dinamica del narcisismo e sui suoi effetti sulla salute emotiva. Acquisire una maggiore consapevolezza dei modelli comportamentali del soggetto di matrice narcisistica e dei segnali di manipolazione può aiutare a identificare meglio quando si è sottoposti ad un ciclo di dipendenza di questo tipo. No contact. Una volta identificato il problema, è importante ridurre o eliminare completamente i contatti con il narcisista. Questo può significare interrompere la comunicazione, limitare l'accesso ai social media e allontanarsi fisicamente dalla persona tossica.
ricerca di supporto. Trovare sostegno emotivo da amici, familiari o terapisti è essenziale per affrontare la dipendenza alla dopamina e il dolore associato alla fine di una relazione distruttiva. Parlare con qualcuno di fiducia può fornire prospettive esterne e conforto durante il processo di guarigione. Pratiche di autocura. Investire nel proprio benessere emotivo attraverso pratiche di autocura come la meditazione, l'esercizio fisico, l'arte terapia o la terapia cognitivo-comportamentale può essere estremamente salutare nel ridurre lo stress e promuovere la guarigione interiore. Ricostruire l'identità. Molte vittime di narcisismo sperimentano un calo pazzesco dell'autostima e dell'identità durante la relazione tossica. È importante impegnarsi nel processo di ricostruzione dell'autostima e dell'identità personale, riscoprendo i propri interessi, i propri valori e i propri obiettivi di vita. Stabilisci confini. Imparare a stabilire confini sani e assertivi è cruciale per proteggersi dalle manipolazioni future e per mantenere relazioni sane. Questo può implicare l'apprendimento a dire no in modo chiaro e deciso e a riaffermare i propri diritti e i propri bisogni individuali. Tempo e pazienza. Rompere il ciclo della dopamina narcisistica è un processo che richiede tempo, pazienza e autocompassione. È normale sperimentare alti e bassi durante il percorso di guarigione, ma è importante perseverare e credere nel proprio potenziale per una vita più sana e soddisfacente, che vada oltre la relazione tossica. Da tenere presente che è importante allontanarsi da tali soggetti tossici, mantenendo un totale distacco fisico ed emotivo. Evita qualsiasi contatto con lui, bloccalo sui social media, non andare a curiosare i suoi profili, fai in modo che non possa più chiamarti. In poche parole, esci dalla zona comfort e metti in atto un no contact serrato. Sparisci dalla sua vita. Ogni passo che fai verso la tua libertà emotiva è un passo verso una vita più autentica e più appagante. Rompi le catene della dipendenza dalla dopamina narcisistica e riscopri la tua forza interiore. La tua felicità non dipende dall'approvazione di chi ti manipola, ma dalla tua capacità di amarti e di rispettarti. Abbraccia il coraggio di liberarti e di riconquistare il controllo della tua vita. Sei degna di un amore genuino e di una relazione che ti sostenga e ti valorizzi. È giunto il tempo di scegliere te stessa e camminare verso un futuro luminoso e pieno di possibilità. Libera la tua mente e il tuo cuore dal narcisista. Lascialo andare e scegli di essere libera da quei schemi mentali che non ti appartengono. E tu come hai vissuto l'allontanamento dal narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.